Salve guerrieri, ho ritenuto opportuno, prima di spiegarvi come organizzare le vostre liste, di chiarire brevemente cosa accade ai nostri filamenti e a quelli assorbiti dall'esterno all'interno del nostro bozzolo luminoso. Inoltre, chiarire perché il corpo sognante è correlato alla pratica della ricapitolazione. Don Juan aveva detto che il nostro essere totale è composto da due segmenti percepibili. Il primo è il familiare corpo fisico, che tutti noi possiamo percepire. Il secondo è il corpo luminoso, un bozzolo che solo i veggenti possono percepire. Un bozzolo che ci conferisce l'aspetto di gigantesche uova luminose. Per prima cosa dobbiamo familiarizzare con questo concetto. Il nostro essere non è formato esclusivamente dal nostro corpo fisico. Oltre di esso si estende per la distanza di circa un braccio ciò che gli sciamani chiamano corpo luminoso. Tale corpo possiede caratteristiche e capacità peculiari che però, vedremo poi perché, rimangono per la persona comune totalmente o quasi totalmente escluse. Lei, Zuleika, cominciò improvvisamente a spiegare che la seconda attenzione appartiene al corpo luminoso, così come la prima attenzione appartiene al corpo fisico. Come già detto in altri video, link in descrizione, questi sciamani affermano che la coscienza umana è suddivisa in 3 parti, una più estesa dell'altra, chiamate le 3 attenzioni. La più piccola di esse è chiamata prima attenzione e corrisponde alla capacità di percezione del corpo fisico. Quella immediatamente più grande è chiamata seconda attenzione e corrisponde alla capacità di percezione del corpo luminoso. Tale percezione è generalmente raggiungibile solo tramite un addestramento. In rari casi, tale percezione può essere raggiunta a causa di forti traumi. Florinda sosteneva che il corpo luminoso crea costantemente filamenti simili a ragnatele che vengono proiettati all'esterno della massa luminosa, sospinti da emozioni di qualsiasi genere. Perciò ogni situazione di interazione o qualunque situazione in cui siano stati coinvolti dei sentimenti è potenzialmente drenante per il corpo luminoso. Tutte le situazioni dove sono coinvolte le emozioni, le positive quanto le negative, fanno proiettare filamenti all'esterno dell'uovo luminoso. Essendo l'energia dell'individuo limitata, ciò fa sì che il corpo luminoso, estendendosi anno dopo anno in migliaia e migliaia di direzioni, diventi progressivamente sempre più debole. È a causa di ciò, per esempio, che la capacità di sognare è facilmente disponibile da persone giovani, ma si perde nel tempo se non si fa nulla per salvaguardare tale capacità. Tale processo non può essere impedito. Funzioniamo così. Possiamo e dobbiamo gestirlo al meglio consapevolmente. Queste linee invisibili sono collegate anche con il corpo sognante, ovvero è il doble. Per poter fortificare il doppio sarà quindi necessario stimolare il ritmo del respiro durante la ricapitolazione con la rotazione della testa, sincronizzando con il centro energetico appena sotto l'ombelico. Infatti, da questo centro dell'addome partono le linee invisibili di energia che vengono stimolate ad estendersi. Questo è un discorso molto avanzato, in particolare rivolto a chi ha già praticato la ricapitolazione e si è chiesto come la ricapitolazione va a migliorare la capacità di sognare. A meno che gli stalkers non abbiano affrontato le fasi preliminari per recuperare i filamenti che hanno lasciato nel mondo
e soprattutto per respingere quelli che gli altri hanno lasciato in loro, non esiste alcuna possibilità di praticare la follia controllata, perché quei filamenti estranei costituiscono la base della propria sconfinata capacità di attribuire importanza a se stessi. A quanto detto poco fa, dobbiamo aggiungere un secondo fattore. Il corpo luminoso assorbe le fibre espulse da altri corpi luminosi durante gli eventi. Tali filamenti estranei tendono a strutturarsi all'interno dell'uovo luminoso e vanno a causare energeticamente, sommandosi nel tempo, ciò che gli sciamani dell'antico Messico chiamavano importanza personale. La ricapitolazione ha come primissimo scopo, in un praticante neofita, di invertire questo processo, richiamare l'energia dispersa ed espellere i filamenti estranei assorbiti. Tale pratica, se portata avanti correttamente, consente progressivamente al praticante di ricompattare la struttura del suo corpo luminoso e del doppio, restaurandone la capacità e allargandone la capacità di percezione. Quello che dovete aver chiaro è che il bozzolo luminoso è formato da una rete di filamenti sottili simili a una ragnatela e che circonda il corpo fisico. Purtroppo questa rete, durante le sollecitazioni della vita quotidiana, viene lacerata. Grandi porzioni vengono disperse intrecciandosi con le bande energetiche di altre persone. Se per esempio si hanno lacerazioni troppo estese, questo può contribuire a perdita di forza vitale, all'insorgere di malattie sia fisiche che mentali e infine alla morte. Non sottovalutate il fatto che le forti emozioni, sia negative sia positive, possano contribuire ad avere una buona salute nel senso appena enunciato. Per fortuna abbiamo la ricapitolazione e finalmente nel prossimo video cominceremo a spiegare come organizzare le 3 liste. Ringrazio tutti i nostri utenti e un ringraziamento particolare va a coloro che sostengono questo canale abbonandosi o in altre forme. Ricordo che per parlare direttamente in maniera più riservata con noi basta un abbonamento a partire da €1. YouTube sta cambiando e per far sopravvivere il canale abbiamo bisogno del vostro sostegno. Visitate il nostro blog www.naguales.eu. Buona pratica a tutti e a presto!